Marco Aurelio non alzava mai la voce, eppure comandava l'impero più potente della storia. Seneca parlava sempre a voce bassa, ma i senatori romani pendevano dalle sue labbra. Se pensi che per farti rispettare devi urlare, intimidire o fare il duro, ti sbagli completamente. Oggi ti svelo i 5 segreti degli stoici per ottenere rispetto assoluto, senza conflitti, senza aggressività, solo con la forza della tua presenza. Resta fino alla fine, perché il quinto segreto cambierà per sempre il modo in cui le persone ti vedono. Quante volte ti sei trovato in questa situazione? Il collega che ti interrompe sempre durante le riunioni, il vicino che fa rumore fino a tarda notte, il commesso che ti dedica zero attenzione. E tu che fai? Alzi la voce, ti arrabbi, diventi aggressivo. Risultato? Ti rispettano per paura, non per stima. La paura dura poco, la stima dura una vita. Gli antichi stoici lo sapevano bene. Marco Aurelio scriveva: la collera è una follia temporanea, il rispetto è una conquista permanente. Il problema non è che sei debole, il problema è che stai usando le armi sbagliate. Oggi imparerai le armi degli imperatori, quelle che funzionavano 2000 anni fa, e funzionano ancora meglio oggi. Primo segreto: il potere del silenzio strategico. Il primo segreto si chiama silenzio strategico. Epitteto diceva: Dio ci ha dato 2 orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha mancato di rispetto. Cosa hai fatto? Hai risposto subito, hai giustificato, hai spiegato. Errore. Il silenzio è più potente di 1000 parole. Ecco perché, quando qualcuno ti attacca e rimani in silenzio, accadono 3 cose magiche. Primo, l'altro si sente osservato, non sa cosa pensi. Questo lo destabilizza. Secondo, il silenzio amplifica le sue parole vuote, le fa risuonare nel vuoto. Terzo, dimostri controllo assoluto. Solo chi ha potere può permettersi di non rispondere. Esempio pratico: il tuo capo ti critica davanti a tutti in riunione. Invece di difenderti subito, fai questo. 1. Respira profondamente, 2 secondi. 2. Lo guardi negli occhi, altri 2 secondi. 3. Annuisci lentamente. 4. Dici con voce calma: ho capito, ne riparliamo dopo. Fine. Vedrai che in quei 6 secondi avrai conquistato più rispetto che in 6 mesi di giustificazioni. Il silenzio non è debolezza, è la firma dei forti. Secondo segreto, la regola del sì e quindi. Il secondo segreto viene direttamente da Seneca. Accetta quello che non puoi cambiare, trasforma quello che puoi. Si chiama la regola del sì e quindi. Funziona così: invece di negare le critiche, le accetti e poi le trasformi in domande. Scenario tipico: tua suocera: non sai cucinare come si deve. Risposta normale: ma che dici? Io cucino benissimo. Risultato: litigio assicurato. Risposta stoica: hai ragione. In che modo posso migliorare? Ecco fatto. Partita chiusa. Lei si aspettava una battaglia. Tu le hai dato una vittoria. Ma attenzione, una vittoria vuota, perché ora deve spiegare, deve essere costruttiva, deve aiutarti. Se non lo fa, perde credibilità davanti a tutti. Se lo fa, tu impari qualcosa di utile, vinci sempre. Altro esempio: collega, il tuo progetto non funzionerà mai. Tu, interessante, su quale punto specifico hai dubbi? Invece di difendere il progetto, fai analizzare il progetto, diventa tuo consulente gratis. Marco Aurelio scriveva: il modo migliore per difendersi da un nemico è non comportarsi come lui. Questa tecnica funziona perché non minaccia l'ego dell'altro, ti fa sembrare sicuro di te, sposta il focus sui fatti, non sulle emozioni, dimostra maturità superiore. Terzo segreto: il comando attraverso le domande. Il terzo segreto è quello che usava Socrate, ma i romani lo perfezionarono. Non dare ordini, fai domande. Le domande hanno un potere ipnotico. Costringono il cervello a elaborare, a pensare, a trovare soluzioni. Quando fai una domanda giusta, l'altro arriva da solo alla tua conclusione.
e quando è lui a trovare la soluzione, la difende come se fosse sua. Scenario classico. Tuo figlio adolescente non studia. Comando normale. Vai a studiare subito. Risultato. Ribellione. Approccio stoico. Come pensi di raggiungere i tuoi obiettivi senza prepararti? Ora deve ragionare. Deve confrontarsi con la realtà, senza sentirti come nemico. In ufficio, invece di «questo report è fatto male», prova «cosa pensi che potremmo migliorare in questo report?» Stesso messaggio, zero conflitto. Con il partner, invece di «non mi aiuti mai in casa», prova «come possiamo organizzarci meglio con le faccende?» Come insegnava Seneca, chi fa le domande giuste controlla la conversazione. Le domande funzionano perché non attaccano l'ego, stimolano la collaborazione, ti fanno sembrare saggio, non arrabbiato, creano soluzioni condivise. Ricorda, chi pone le domande decisive guida il dialogo. Quarto segreto: l'autorità dell'esempio. Il quarto segreto è quello che rese Marco Aurelio leggendario. Non dire cosa fare, dimostra cosa fare. L'esempio è l'unica forma di comando che non può essere rifiutata. Pensa ai leader che rispetti di più. Non sono quelli che urlano di più, sono quelli che fanno di più. Marco Aurelio guidava le sue legioni dal davanti, non da dietro. Seneca viveva secondo i principi che insegnava. Nella vita quotidiana, vuoi che i tuoi figli siano educati? Sii educato tu per primo. Vuoi colleghi più professionali? Sii professionale tu per primo. Vuoi un partner più presente? Sii presente tu per primo. Storia vera dall'antica Roma. Un generale romano doveva attraversare un fiume gelido con il suo esercito. I soldati avevano paura. Cosa fece? Entrò per primo nell'acqua, senza una parola. Tutti lo seguirono. Questo si chiama leadership silenziosa. È la forma di autorità più potente che esista. Esempi moderni. Il manager che arriva per primo e va via per ultimo. Non dice nulla sulla puntualità. Non serve. La madre che mette via il telefono quando parla con i figli. Non predica sull'attenzione. La dimostra. L'amico che mantiene sempre le promesse. Non parla di affidabilità. La dimostra. Epitteto insegnava: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Le persone possono discutere le tue parole, non possono discutere i tuoi risultati. Quinto segreto: il potere dell'indifferenza costruttiva. Ecco il quinto e più potente segreto. Quello che cambia tutto si chiama indifferenza costruttiva. Non significa essere freddi, significa essere selettivi. Gli stoici distinguevano tra 3 categorie: cose che dipendono completamente da te, cose che dipendono parzialmente da te, cose che non dipendono affatto da te. Il rispetto degli altri appartiene alla seconda categoria. Tu puoi influenzarlo, ma non controllarlo. Quindi ecco la magia: smetti di cercare il rispetto, inizia a meritarlo. Il paradosso stoico: più cerchi il rispetto, meno ne ottieni. Meno lo cerchi, più ne arriva, perché chi cerca approvazione sembra bisognoso, chi non la cerca sembra sicuro. Esempi pratici: il collega che fa battute offensive su di te. Risposta normale: ti offendi, ti giustifichi. Risposta stoica: ignori completamente. Come se non avesse parlato. 2 effetti immediati. Primo, lui si sente invisibile. È la punizione peggiore. Secondo, dimostri che la sua opinione non ti tocca. Scenario familiare: parente che critica sempre le tue scelte. Invece di difenderti, rispondi «può essere» e cambi argomento. Non stai dando ragione. Stai mostrando che il suo giudizio è irrilevante per te. Marco Aurelio scriveva nelle sue meditazioni: «Un tale mi disprezzerà, se la vedrà lui. Io baderò che nessuno possa cogliermi in atto di dire o fare cosa che meriti disprezzo». La formula finale: concentrati al 100% su quello che controlli, le tue azioni, le tue parole, i tuoi principi. Resta indifferente a quello che non controlli, opinioni altrui, riconoscimenti, critiche.
Quando diventi davvero indifferente al giudizio degli altri, accade qualcosa di magico. Iniziano a rispettarti proprio perché non ne hai bisogno. Applicazione pratica totale. Ricapitoliamo i 5 segreti. 1. Silenzio strategico. Lascia che le parole vuote risuonino nel vuoto. 2. Sì e quindi trasforma ogni critica in una lezione. 3. Comanda con le domande. Chi domanda? Controlla. 4. Autorità dell'esempio. Non predicare, dimostra. 5. Indifferenza costruttiva. Meriti il rispetto, non lo cercare. Da domani mattina prova uno di questi segreti, solo uno. Scegli la situazione che ti fa più arrabbiare, applica la tecnica, vedrai risultati immediati. Se questo video ti ha aperto gli occhi, lascia un commento. Scrivi: ho scelto il segreto numero e dimmi quale proverai per primo. Leggo tutti i commenti e rispondo personalmente. Iscriviti al canale se vuoi più saggezza stoica pratica. Attiva la campanella. Ricorda, il rispetto non si mendica, si conquista. Un giorno alla volta. Alla prossima Saggio Moderno. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.